Ricordate ragazzi, prima di tutto la sicurezza. Oggi ho voluto iniziare questo video con una battuta ironica, in quanto il video che state guardando è davvero deprimente. Credo che questo sia l'aggettivo più adatto, in quanto oggi voglio darvi degli aggiornamenti e per farlo devo aprire la mia mascherina gigante su una questione molto importante, ovvero quella legata ai nostri amati droni. Cosa più nello specifico? Beh, l'attestato di pilota APR, che come ricorderete dal mio video di ormai un mese fa è impossibile da conseguire regolarmente sul sito di ENAC. Amici, dopo un mese, dopo le rassicurazioni su un rapido ripristino entro un paio di settimane, credete che l'attestato di pilota APR, il portale necessario per conseguire questo patentino a tutti i nuovi piloti che vogliano volare legalmente, sia tornato online e funzionante? Beh, la risposta è no, amici, no. E purtroppo non è una cosa europea, ma solo italiana, in quanto sul mio gruppo mi avete detto che in altri paesi europei è possibile tranquillamente conseguire questo patentino, ma in Italia per qualche strano motivo da un mese è impossibile farlo, quindi non possiamo volare legalmente, a meno ovviamente di non aver già conseguito il patentino precedentemente. Questa cosa mi getta in uno sconforto, ragazzi, non so nemmeno cosa dire. Spero che qualche dipendente ENAC stia guardando questo video, perché la situazione inizia ad essere la classica italianata e spero che venga fissata, sistemata il prima possibile. Ok, ovviamente voglio sapere la vostra opinione in merito, cosa ne pensate. Per me è una cosa assurda, ma magari per altri può essere normalissimo. Fatemelo sapere lasciando un bel commento. Ma cambiamo discorso ora, restando sempre in casa DJI, in quanto è stato presentato il nuovo DJI FPV drone. Ma come? Non è stato presentato? Beh, in realtà sì, o forse no, in quanto con la DJI, già con il DJI Mini 2, se ben vi ricordate, ci fu un episodio molto singolare con un ragazzo che acquistò questo drone in anteprima assoluta da un negozio fisico per poi mostrarlo sul suo canale YouTube. E ok, sarà stato un caso sicuramente, ma la cosa si è ripetuta anche questa volta con il DJI FPV drone. E se la prima volta può essere stato un caso, una coincidenza, un errore del negozio, la seconda volta inizia a puzzare davvero. E secondo me si tratta di una vera e propria scelta di marketing della DJI, ma potrei anche sbagliarmi, però nella mia testa penso che il marchio cinese voglia mostrare i suoi nuovi droni in questo modo un po' underground, possiamo usare questo termine, un po' nascosto, in modo da creare questi video virali provenienti da perfetti sconosciuti per poi presentare il loro nuovo prodotto. Ok, ma tornando al nuovo drone DJI FPV, che in caso ancora non conosciate è questo, ve ne ho anche parlato qualche mese fa, trovate il video nella scheda qui in alto a destra. Sono venute fuori ovviamente nuove informazioni grazie a questo ragazzo che l'ha acquistato in anteprima, non sappiamo come, non sappiamo quando, però è riuscito a ottenerlo. Da quello che è venuto fuori, ragazzi, mi sembra un drone che non è un vero drone racing, in quanto non credo possa volare in acro, correggetemi se sbaglio, e non è nemmeno un vero drone fotografico come il DJI Mavic 2 Pro, non ha la stessa qualità fotografica e i suoi materiali sono abbastanza leggeri, quindi non ha la resistenza di un drone racing, quindi secondo me è un drone né carne né pesce, che costerà anche abbastanza considerando quello che c'è dentro la confezione. Già solo quel visore FPV digitale della DJI costa tipo 800 euro, costa uno sproposito. È un drone che può rompersi da un momento all'altro perché è un mezzo racing. A quel prezzo non so quanto mercato possa avere, ma io sono ignorante in marketing, magari verrò smentito anche questa volta. Voglio sapere la vostra opinione, cosa ne pensate sia del patentino, sia del nuovo drone DJI FPV, sia delle scelte di marketing della DJI. Le trovate azzeccate oppure no? Beh, parliamone qui sotto nei commenti. Bene, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, un bel like per supportarmi, un commento e una condivisione e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Questo è tutto, alla prossima, ciao belli!